Buongiorno a tutti e benvenuti a Venezia, alla Galleria d'Arte Ghetto, eccetera. Oggi voglio presentarvi l'ultimo artista che è entrato a far parte della nostra collezione permanente. Il suo nome è Federico Povoleri ed è un fotografo. Buongiorno Federico e benvenuto in galleria. Buongiorno Alice, grazie per l'invito e un caro saluto ai tuoi ascoltatori. Cominciamo subito. Allora, lei è un fotografo e mi può raccontare come è iniziato, come è venuta questa passione per la fotografia? Sì, ho iniziato a fotografare all'età di 11-12 anni, grazie a mio padre che aveva acquisito questa passione per la fotografia e all'epoca, con diversi mesi di duro lavoro, era riuscito ad acquistare una macchina fotografica, una prima reflex, e poi si era costruito in casa, dentro uno sgabuzzino, uno di quei primi laboratori fotografici in cui si sviluppavano autonomamente i negativi e si stampavano le fotografie. Quindi lui aveva questa passione e a me, ai miei occhi di bambino, mi sembrava un mondo magico, e quindi eh, mia madre, ricordo, mi diede il permesso di utilizzare una vecchissima macchina fotografica, una Voigtlander Victoret, che era la prima che avevano utilizzato anche loro, insomma, da ragazzi, e con questa macchinetta andavo in giro a scattare fotografie dappertutto, a tutto quello che vedevo, e, e da lì è iniziato tutto, insomma, è stato così. Poi fu mia madre in realtà ad insegnarmi, perché mio padre non aveva molta pazienza, ma fu mia madre ad insegnarmi a sviluppare proprio i negativi, a stampare le fotografie. Ok, E quindi per me diventò una specie di paese dei balocchi, e iniziai così, verso appunto gli 11 anni più o meno. ok. E invece a livello di ispirazione, fotografi o fotografie famosi che l'hanno ispirato o che la ispirano? O che Beh, ammira? sì, no, durante la mia vita ho visto migliaia di fotografie e migliaia di fotografi. Appunto mi stanno un po' strette le etichette, no? Quando si chiede a qualcuno in genere da chi sei ispirato, io potrei dire che mi hanno ispirato tutti quelli che ho visto, perché anche citare di nomi potrei dire sì, Peter Lindbergh o Steve McCurry, ma ce ne sono tantissimi, insomma. Una lista infinita di fotografi che mi hanno ispirato. Anche perché, nonostante io ami comunque fare la street photography, che è la fotografia di strada, la classica fotografia di strada, da questa poi è stato tratto il mio libro su Venezia, però in realtà io amo tutte le forme fotografiche, quindi quando trovo dei fotografi che sono esperti anche nel ritratto o nel paesaggio o nella street o nel nudo, in qualsiasi altra forma artistica o genere fotografico, rimango sempre talmente affascinato dalla tecnica, dalla capacità di alcuni di questi fotografi di trasmettere effettivamente moltissime emozioni, raccontare moltissime storie, che poi alla fine cerco di cimentarmi un po' in tutto. Quindi potrei dire sì, ho una preferenza forse per la mia natura anche di sceneggiatore, di raccontare storie attraverso le immagini, quindi la street photography sicuramente mi si avvicina come stile mio fotografico, però poi in genere amo veramente capire, comprendere, imparare qualsiasi tecnica fotografica. E quindi sono letteralmente migliaia i fotografi che mi hanno ispirato, non ce n'è uno in particolare. Ok. E quindi adesso faccio due domande velocissime. Sì. Analogico o digitale? Beh, io ovviamente iniziando a 11 anni ho cominciato con l'analogico, l'ho utilizzato fino ai primi anni 90, anzi fino quasi alla fine degli anni 90, e poi mi sono buttato sul digitale perché ovviamente permette di facilitare di molto il lavoro. Però non disdegno ancora, se mi capita, di scattare qualche foto in digitale, ad esempio nel formato 6x6, quello che utilizza la famosa Rolleiflex. Ecco, se mi capita di scattare foto in questo formato qua, ovviamente le faccio volentieri ancora in analogico. Per tutto il resto, per la fotografia di strada, quella immediata, eccetera, sicuramente il digitale ormai
ha preso il posto, però la mia formazione è analogica comunque. Ok, e un'altra invece domanda flash, no? Senza fotoritocco. Allora, diciamo che non sono un patito del fotoritocco, nel senso che secondo me la fotografia deve saper raccontare nel momento in cui si scatta. Ok, Poi però mi piace anche sperimentare in questo senso, quindi ho fatto anche delle sperimentazioni con il fotoritocco. ok. Giusto per capire, perché abbiamo avuto una serie di fotografi, ognuno ha giustamente la sua visione, che non ci sono visioni sbagliate, però un modo No. diverso di approcciare la fotografia. Quindi eravamo curiosi di approfondire anche questo aspetto che ci viene chiesto praticamente sempre, è una delle domande clou. Beh, Che la posso fotografia. raccontare un piccolo aneddoto se può essere interessante per qualcuno. Ad esempio, mi è capitato in un'occasione di andare a fotografare delle auto d'epoca, delle vecchie auto d'epoca, molto belle, molto scenografiche. E ho cercato delle inquadrature particolari, però purtroppo mi trovavo in condizioni di luce pessima, era una giornata che aveva una luce veramente bruttissima, e queste automobili erano parcheggiate in un modo particolare, insomma, alla fine, viste le fotografie che avevo realizzato, non c'era nulla di molto interessante dal punto di vista fotografico. Però queste auto, queste inquadrature particolari mi avevano ispirato moltissimi cartelloni pubblicitari degli anni 30, 40, in cui si pubblicizzavano queste grandi corse con queste automobili d'epoca, ed erano cartelloni molto colorati, con queste grafiche molto particolari. Allora, ispirandomi a questi poster dell'epoca, ho cominciato a fare dei ritocchi fotografici su queste fotografie di queste automobili, riuscendo a trarre delle immagini che assomigliano molto a questi poster pubblicitari dell'epoca, e con questa serie di immagini che sono riuscito a tirare fuori, quindi salvando delle fotografie che altrimenti avrei buttato, ho addirittura vinto il primo premio al New York International Photography Awards del 2018. Quindi in Italia lei è venuto in soccorso. È stata anche merito, insomma, della sua conoscenza approfondita di questi cartelloni, è riuscito, insomma, a recuperare questa reference. Sì, esatto. Ottimo. Un'ultima domanda invece che le faccio, no, non è l'ultima. Lei è anche scrittore, prima ha citato il suo libro su Venezia, quindi se ci parla un attimo di questa sua. Sì, allora, diciamo che la fotografia è sempre stata un hobby fin da bambino, che non ho mai abbandonato, ma professionalmente io mi sono formato come sceneggiatore di fumetti, quindi come narratore, e ho esordito nel 2018 con un romanzo che si intitola Le Ombre, che è stato il mio primo romanzo di esordio. Quindi la mia formazione spazia, sono fondamentalmente uno che ama raccontare storie, un narratore. E quindi anche la fotografia la utilizzo attraverso questa ottica, cioè secondo me un'immagine deve comunque da sola saper raccontare una storia. Perfetto. E invece l'ultima domanda, adesso poi la lascio. Le persone che l'hanno ispirata, insomma, che l'hanno nella sua vita, ecco, nelle sue varie attività. Sì. Beh, posso dire sicuramente, citare un nome su tutti, che è lo scrittore Alberto Ungaro, che è un noto scrittore che mi ha praticamente fatto quasi da padre, da secondo padre. Lui che mi ha insegnato tutte le tecniche narrative, ma in più ha saputo, quando ero giovane, avevo solo 20 anni, ha saputo veramente ispirarmi al punto da farmi capire che potevo accedere a un mondo che in quell'epoca mi sembrava precluso, cioè quello dell'arte in generale. Avendo una scarsa stima anche all'epoca di me stesso per vari problemi che avevo avuto durante la vita, invece lui è riuscito, oltre che accompagnarmi nella strada diciamo, ad addestrarmi come narratore, come scrittore, ha saputo veramente farmi capire che alla mia portata c'era qualsiasi cosa desiderassi fare. Quindi sia la fotografia, che poteva appunto uscire
dall'ambito hobby e diventare un qualcosa di professionale, la scrittura, eccetera, e quindi è stata una figura importantissima per me, ha saputo veramente ispirarmi moltissimo, aprirmi gli orizzonti, farmi vedere lontano e quindi darmi tutta quella forza e quella capacità di affrontare il mondo, diciamo, in un modo diverso da come lo avevo affrontato fino a quel momento. Perfetto, allora gliene siamo grati anche noi che l'ha ispirata tanto. E le sue fotografie sono, due delle sue fotografie sono nella nostra galleria. Nell'anno nuovo ci sarà un progetto molto bello che la vedrà come coprotagonista e che appunto annunceremo a breve. E io la ringrazio tanto e speriamo di incontrarci presto qui in galleria. Assolutamente, grazie, grazie e buona giornata.